mesi che aspetto questo gioco. Ma chi lo dici? Finalmente, forza. Questo gioco Schumacher mi spiccia casa. Ma se non è neanche il padre. Che sta zitto? Sì, va. Ok, allora, come al solito facciamo una bella garetta, classica, eh? Sì. Ok, tutti pronti? Ecco, sì. Ok? Vai, che sono gatto. Vai, che sono gatto. Oddio, sono gatto. Vai, va, vieni, vai. Forza, Sono virtuale ed ecco il mondo di oggi. Tutti conosciamo Super Mario, l'icona principale di Nintendo e quello che è un po' considerato il topolino, o Mickey Mouse per i puritani, dell'industria dei videogiochi. È stato il protagonista di una miriade di avventure durante tutta la sua gloriosa storia, che continua ancora oggi ad attirare milioni di appassionati in tutto il mondo. Super Mario però si sa è un tuttofare e ha toccato diversi altri generi di giochi. Super Mario è un idraulico, un tennista, un giocatore di golf, un calciatore, un campione di giochi da tavola, un dottore, una palla da flipper, un archeologo, un designer di felpe. Ma che Insomma, Mario ne ha fatte di tutti i colori. Soprattutto in Mario Paint. Ma coprirò le origini del nostro idraulico baffuto e la sua miriade di spin-off strambi un'altra volta. Oggi voglio concentrarmi sull'ultimo capitolo di quella che molto probabilmente è la sottoserie di Super Mario più popolare. Sto parlando naturalmente di Mario Kart 8. La serie di Mario Kart iniziò nel lontano 1992, quando Nintendo iniziò a sviluppare un gioco di corse a 2 giocatori dopo il successo di F-Zero, uno dei suoi titoli di lancio per la console. All'inizio questo titolo non doveva nemmeno avere Super Mario come protagonista principale, ma gli sviluppatori decisero di farne la star principale dopo aver provato a sostituire il generico sprite di prova con uno sprite di Mario. Il resto è storia, con il titolo affermatosi come uno dei più grandi successi su Super Nintendo, creando un nuovo genere di giochi di corse, più cacciarone e innocente, se così si può chiamare, del resto della competizione. La serie si è sviluppata ed evoluta nel corso degli anni, andando avanti con Mario Kart 64, Mario Kart Super Circuit, Mario Kart Double Dash, Mario Kart DS, Mario Kart Wii, Mario Kart 7 e infine Mario Kart 8, il primo titolo della serie in alta definizione su Wii U. Vi parlerò in dettaglio degli altri capitoli della serie in futuro, anche perché penso che ognuno di loro si meriti un discorso totalmente a parte. Detto questo, penso di iniziare dal lato tecnico del gioco, e visto che le immagini valgono più di 1000 parole, ecco a voi Mario Kart 8. Si dice che anche l'occhio vuole la sua parte, e Mario Kart 8 su questo punto di vista non delude. Non solo per la buonissima fattura dei modelli 3D di personaggi, veicoli, ambientazioni e per il sistema di illuminazione che rende il tutto più organico, ma anche per la sua direzione artistica, un tripudio di creatività da parte degli sviluppatori, che si sono impegnati per creare un totale di 32 tracciati, di cui 16 totalmente nuovi e altri 16 presi da vecchi capitoli della serie, ma rifatti totalmente da zero, tanto da renderli quasi irriconoscibili. Inoltre, gli artisti del team di sviluppo hanno riempito i tracciati di piccoli segreti che solo i fan più attenti potranno scorgere, come riferimenti ad altri giochi, altri tracciati di gioco, rendendolo un mondo più uniforme e compatto, o addirittura anche piccoli cameo di tracciati di titoli precedenti della serie, come la spiaggia cupa di Mario Kart 64, che può essere scorta in lontananza durante un tratto dell'aeroporto Delfino. La selezione di veicoli che il gioco offre è davvero ampia, con la possibilità di personalizzare il kart, creandosi la propria combinazione di scocca, ruote e deltaplano, tutti elementi che andranno a modificare statistiche come velocità massima, accelerazione, manovrabilità, peso e addirittura la tenuta di strada su terreni diversi. I kart in sé sono veramente vari e creativi, con scocche che richiamano veicoli esistenti e altre scocche molto più strambe e giocattolose. Uno dei miei preferiti sinceramente è lo Steel Diver, piccolo riferimento ad un'altra serie di Nintendo poco conosciuta, che porta lo stesso nome e ha avuto il suo debutto su 3DS. Inoltre, ultimamente Nintendo ha rilasciato un update gratis in collaborazione con la Mercedes, rilasciando 3 nuove scocche ispirate alle vetture della casa tedesca. Però mi chiedo questo, se Mercedes ha dato il permesso a Nintendo di usare le sue macchine all'interno del suo gioco, cosa ha fatto Nintendo per Mercedes? Andiamo avanti.
Il roster di personaggi disponibili può vantare della lieta aggiunta dei Koopaling, che molti fan della serie sicuramente riconosceranno per essere stati i boss di punta di Super Mario Bros. 3 su NES e Super Mario World su Super Nintendo. Abbiamo poi personaggi più classici come Mario, Yoshi, Luigi, Daisy e... Cosa diavolo è quella? Peach oro rosa? Ok, Nintendo. Io ti adoro. Sei la principale ragione per cui gioco a videogiochi. Ma come diavolo ti è venuto in mente di fare un personaggio del genere? Cioè, non è nemmeno un personaggio, è una reskin di Peach, un clone di Metal Mario. Adesso mi dici, un cazzo di giocatore a cui può piacere un personaggio del genere? Ma a me piace. Ti piace? Sì. Lo usi, ci giochi? Sì. Beh, forse come personaggio non è così insensato come sembra. Quel che intendo dire è che sì, il roster di questo titolo non è dei più vari, soprattutto per la presenza di troppi personaggi baby! C'è però da dire che nel caso di Peach Oro Rosa posso capire il ragionamento che c'è dietro. Nintendo ultimamente si è mossa in modo da poter dare più spazio anche a personaggi femminili, ne abbiamo la prova con l'ultimo Super Smash Bros., in Splatoon e anche in Hyrule Warriors. Anche il concetto del personaggio non è stupido come può sembrare. L'Oro Rosa non è un semplice nome inventato a caso, ma è un materiale usato nella creazione di bigiotteria varia. Si poteva fare di meglio? Certamente! Peach Oro Rosa è una semplice versione metallizzata di Peach alla fine, mentre Metal Mario può vantare di avere delle animazioni personalizzate che gli danno un'aria più robotica e pesante, differenziandolo da Mario stesso. Insomma, almeno in questo titolo potevano trovare un modo migliore di rappresentare questa nuova filosofia. Il roster poco incisivo diventa comunque un problema marginale una volta entrati in pista. Il gameplay è quello classico e caotico di sempre, con l'obiettivo di arrivare primi al traguardo mentre si usano gusci, bucce di banana, piante piranha e tanti altri tipi di armi per mettere i bastoni tra le ruote ai propri rivali. La formula è però stata rinfrescata e rivista, così come resa più bilanciata in modo da dare un ruolo chiave anche all'abilità di guida del giocatore. Il gioco riunisce le novità degli ultimi titoli in uno solo, come le moto e le acrobazie di Mario Kart Wii e le sezioni acquatiche e in planata di Mario Kart 7. Oltre a quest'ultimi, gli sviluppatori hanno anche aggiunto delle sezioni antigravità che vanno a rendere più dinamici sia i tracciati stessi che il gameplay, visto che attraversando queste sezioni il kart non solo avrà una fisica di guida leggermente diversa, ma sbattendo contro altri kart o ostacoli in mezzo al percorso godrà di un leggero turbo di velocità, il che potrebbe creare delle piccole alleanze tra piloti che si spalleggeranno letteralmente a vicenda prima che la sezione finisca e possano ritornare a pugnalarsi alle spalle. Ehi, un potere del genere sarebbe utilissimo per andare a scuola o al lavoro con un amico o un collega. La varietà dei circuiti è davvero ammirevole e soddisfacente, ma lo stesso non si può dire della modalità battaglia, che invece di usare delle aree dedicate, si ritrova ad usare certi circuiti davvero troppo grossi per soli 4 giocatori. C'è nessuno? Qualcuno mi sente? Non voglio restare da solo. C'è da dire però che grazie alla nuova aggiunta dei momenti salienti che permettono al giocatore di rivedere i momenti più belli di una corsa o di una battaglia, possiamo assistere a dei risultati davvero esilaranti. Infatti la morte di un giocatore non comporta la sua squalifica dal gioco e può continuare ad agire sotto forma di fantasma, il che può risultare in... Ghost Banana! Spirito di vendetta! Ti fa correre come un mulo! Ghost Banana! Ti sta attaccato al culo! E come non parlare della colonna sonora, una parte che viene molte volte sottovalutata, ma che trovo essere parte integrante dell'esperienza di un videogioco, e ciò che può dare anima al titolo stesso. Mario Kart 8 può contare di avere molti talentuosi compositori al suo fianco. Il sound director, Kenta Nagata, per questo titolo ha deciso di mettere enfasi su brani suonati dal vivo, creati appositamente da veterani come Shiho Fuji, già responsabile di alcuni brani in The Legend of Zelda Skyward Sword, o Atsuko Asaki, che si è occupato di Pikmin 3, Steel Diver e i riarrangiamenti di The Legend of Zelda Wind Waker HD. Ogni percorso ha il suo brano specifico, e i generi musicali vanno dalle schitarrate metal sentite nel castello di Bowser alle magnifiche serie di note di sassofono della Laguna Delfino. I brani sono strutturati in modo dinamico, così da cambiare leggermente quando si passa in sezioni sottomarine, e studiati in modo da risultare sempre piacevoli e mai ripetitive, con un'attenzione particolare data anche ai riarrangiamenti di vecchi brani nei percorsi classici. Mario Kart 8 si riafferma come uno dei migliori esponenti del suo genere, grazie a una magnifica cura grafica messa in personaggi e tracciati, la creatività messa nella direzione artistica e in più un gameplay semplice ma accattivante, che però con una sua profondità potrà soddisfare anche i giocatori un pochino più incalliti e competitivi.
A mio parere, a parte un paio di piccoli strafalcioni, è il titolo perfetto con cui prendere un Wii U. E in più sarà sicuramente il titolo di punta quando si tratterà di una serata con gli amici o in famiglia. Beh, direi che per oggi è tutto. A questo punto posso solo sperare che vi sia piaciuto il video e chissà, magari incontrarvi sulla griglia di partenza. Ok. Fatto tutto? Sì, fatto tutto. Ok, bene. aspetta, prendo la telecamera. Grande. Però sai, stavo pensando una cosa, volevo coprire altro oltre ai videogiochi, sai, per rendere i video un pochino più vari, un pochino più dinamici tra di loro. Però non so, dovrei pensarci perché al momento non ho molte idee. Che cazzo? Che hai?